Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi andremo a sfruttare al massimo il microscopio e sono qui in diretta. Ciao ciao! E questa è la punta del mio micro giravite. Questo che vedi è un LED RGB multicolore, però non un normale LED RGB multicolore, questo è un 50-50 con elettronica integrata. L'elettronica si chiama VS2812, è un'elettronica diciamo programmabile, indirizzabile. In poche parole ragazzi, ogni LED della strip LED, perché si utilizzano per le strip LED, sono le tipiche strip LED digitali, e ogni chip ha un indirizzo. Il controller dà un indirizzo, perciò numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, e può pilotarne il colore, la potenza, e poi alla fine tutti insieme fanno gli effetti scenografici. Ora io oggi sfrutto questo microscopio, tanto alla fine lo devo ridare indietro, però se riesco faccio qualche video carino, didattico, così da farvi vedere anche qualcosa in più. E allora, intanto, se ti può interessare il microscopio per tuo laboratorio, sotto ti lascio i link diretti ad AliExpress. Il prezzo ragazzi è ottimo, l'installazione, l'assemblaggio non è complicato, è semplice. Posso fare con questo io video a 2K o 1080p, con 1080p 60 frame per secondo o 2K 30 frame per secondo. Allora, questo da questo lato, questo è il chip che va a controllare tutta diciamo la parte interna, perché questo va alimentato da un positivo e un negativo 5 volt. In più c'è un altro pin che è quello di controllo, sono tutti inseriti in cascata alla fine. E poi abbiamo i LED, i vari colori RGB sono questo centrale è il rosso, eccolo qui, questo qui che vedi rosso è il colore rosso, e poi abbiamo blu che è questo qui e verde che è questo qui da questo lato. Come vedi ci sono tutte le interconnessioni ragazzi, per andare a connettere il chip LED, perché è vero che è 50-50 come dimensione, però se tu vedi attentamente la vera dimensione dei LED, che sono appunto quelle due piastrine bianche e quella piastrina rossa, sono davvero piccolissime. E ancora di più ragazzi l'elettronica che li controlla. Questa schedina che vedi microscopica, perché alla fine è microscopica, io ora se riesco a zoomare la voglio portare bella grande, e lì ragazzi succede quello che succede. Quella è davvero davvero una scheda super tecnologica, quella fa da tante cose, memorizza l'indirizzo di controllo, implementa dentro di sé anche dei transistor che fanno accendere e spegnere i tre colori, sono tutta logica PWM. Ok, eccola qui. Questa ragazzi è la scheda con tutte le varie parti, e abbiamo i tre pin che sono i pin di controllo dei LED. Poi ci sono due pin che sono quelli di alimentazione, positivo e negativo, e poi abbiamo i pin di ingresso del segnale digitale e di uscita del segnale digitale. E in più ti dico un'altra cosa, dentro questa schedina, oltre ai vari controller dei vari colori, oltre al regolatore di alimentazione, perché appunto c'è un regolatore che permette di far alimentare il tutto, c'è anche un piccolissimo microscopico amplificatore, perché il segnale attraversa tutti i chip, questo segnale man mano passa viene amplificato,
del chip LED rosso. Tieni presente che i LED, i 5050, hanno una protezione in gomma sulla parte superiore, perciò quel piccolo riflesso che tu vedi è dato appunto dalla presenza di questa gomma siliconica. Se non ci fosse stata la gomma siliconica, il chip era bello e nudo e riuscivamo a zoomare meglio e vedere molto meglio le parti della scheda. Qua si vede bene un chip blu o verde, quello rosso, e la scheda totale che è quella di controllo. Come vedi sono connessi, quei tre sono dedicati appunto ai chip. Perfetto ragazzi, allora a questo punto vi mostro come sono fatte le varie connessioni. E allora, in alto a destra, perfetto, quello è l'ingresso del segnale digitale. Vediamo se riesco a farvelo vedere con questo. Vediamo se, anche se questa punta è enorme. Ok, perciò questo qui sopra, questo, niente, non riesco. Vabbè, ve lo faccio poi sul video, vi metto i puntini così capite come funziona. E allora la piastrina, questa piastrina è la piastrina di ingresso segnale digitale, cioè quel segnale che va a pilotare il chip per chip e che entra ed esce da questo chip. Entra da questo, perciò, ed esce da questo e va poi nel successivo LED. Questa piastrina invece, come vedi, è in comune a tutti i LED, perché il LED blu appoggia anche in questa, cioè viene connesso su questo. Il LED verde è connesso su questo tramite quel filo più lungo. Il LED rosso nasce proprio su quello. E allora dove sono appoggiati i due LED, quello bianco e quello rosso, che poi nella realtà sono verde e rosso, quello è il polo positivo di tutto il chip. E lì infatti cosa succede? Viene connesso il LED verde, viene connesso il LED blu, che è quello dall'altro lato, e viene connesso anche il LED rosso. In più, come vedi, c'è un altro filo che interconnette la centralina, perché ovviamente ragazzi la centralina si deve poter alimentare e viene alimentato da quel contatto. Poi viene connessa anche col negativo. Il negativo invece è quello sotto, come vedi, quello lungo che va sotto, quello è il negativo di alimentazione della centralina. I LED dove prendono il negativo? I LED il negativo ragazzi lo prendono dalla scheda stessa, perché sono dei LED con positivo comune, negativo variabile. Il PWM va ad agire sui poli negativi. Come abbiamo detto, il pad, quello sotto, a fianco al negativo, è l'uscita del segnale digitale. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, un like, mi raccomando iscriviti al canale e niente, per questo video è tutto, ciao e al prossimo video.